Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video sul nostro canale Our Eyes Your Eyes. Sono pronta per raccontarvi tutte le news più importanti che sono avvenute qui in Giappone la scorsa settimana. Vi preannuncio già che ce n'è a bizzeffe, perché anche questa settimana ne sono successe di ogni. Però prima di cominciare questo video io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche e seguirci sui nostri social media. Grazie a tutti del supporto per il primo episodio di Last Week in Japan, ma ora concentriamoci sulle news più importanti di questa settimana e discutiamone un po'. Cominciamo subito con una notizia alquanto triste, perché se vi ricordate settimana scorsa io vi avevo annunciato questi tifoni, questa grande pioggia battente che si è abbattuta nella parte est del Giappone, principalmente nella regione del Kanto, nelle prefetture di Chiba, Fukushima e molte altre, come anche Nagano, a causa del tifone Hagibis. Per quanto riguarda i morti di cui vi annunciavo nell'episodio precedente, purtroppo il numero è aumentato e siamo arrivati a quota 10. 9 principalmente rinvenuti nella prefettura di Fukushima, mentre invece un morto nella prefettura di Chiba. Logicamente ogni settimana io vi aggiornerò qualora ci fossero dei cambiamenti drastici, che spero non avvengano per nessun motivo, però è giusto che voi, amanti del Giappone, rimaniate informati riguardo questa situazione. Da una storia triste passiamo ad un'altra storia triste, purtroppo. Parliamo di questo uomo giapponese che qualche giorno fa decise di scalare il monte Fuji. Forse non lo sapete, ma il Fuji può essere scalato principalmente durante l'estate, quindi da luglio fino a settembre c'è questa stagione in cui potete scalare il monte Fuji in tutta tranquillità, anche perché non ci sono calamità naturali che non permettono il fatto di poterlo scalare. Purtroppo questo uomo ha deciso di scalarlo nel momento peggiore, perché la stagione per scalare il monte Fuji, appunto vi dicevo, termina a settembre. Ora siamo a novembre, quindi immaginate che non è la stagione più adatta. Ma ho un'altra cosa da dirvi, è che questa persona stava facendo una live streaming su YouTube e durante questa live streaming, che è presente ancora adesso su YouTube se andate a cercarla, precipita. Sicuramente questa persona non dovrebbe essere viva, anche perché il volo che ha fatto non è indifferente e allo stesso tempo un corpo deceduto è stato ritrovato. Non si sa ancora se questa persona sia la persona che ha girato questa live streaming, però ragazzi, fatemelo dire in tutta sincerità, anche noi siamo youtubers, ma di certo non andremo mai a fare una live streaming sul monte Fuji, tra l'altro innevato, perché se vi ricordate bene la settimana scorsa vi avevo già annunciato che c'è stata la prima nevicata sul monte Fuji, e quindi adesso se vedete una foto recentissima del monte in questione trovate che la cima è innevata, e quindi perché rischiare la vita per qualche visualizzazione in più, per qualche like in più? Alla fine ragazzi bisogna capire che la vita è importantissima, quindi se vi posso dare un consiglio non fate come quest'uomo, perché la vita non torna indietro, ne avete una sola, quindi decidiamo di viverla al meglio e magari diventare più creativi creando dei video su YouTube altrettanto interessanti ma decisamente meno pericolosi. Adesso vorrei tornare a parlare della Kyoto Animation, perché come sapete quest'estate ci fu un incendio doloso ai danni della Kyoto Animation, che è una delle case di produzione anime più famose e residente a Kyoto per l'appunto. Una persona in particolare che risiedeva a Saitama decise un giorno di andare a fare esplodere la Kyoto Animation, quindi diciamo il building principale di questa casa di produzione giapponese, e il motivo per il quale fece tutto questo è che secondo lui, nella sua mente, la Kyoto Animation aveva rubato a lui dei lavori o comunque dei disegni, cosa che è stata peraltro smentita. Purtroppo a causa di questo incendio sono morte 35 persone e tutto il mondo si è mobilitato, sono state fatte collette, persino dei cantanti giapponesi si sono prodigati ad aiutare a livello economico. E c'è una buona notizia, perché il governo ha deciso di emettere una nuova legge, una nuova regola per tutti coloro che decidono di andare a fare benzina o che vogliono rifornirsi. La prima cosa da fare sarebbe mostrare il vostro documento di identità. Ma non è finita qui, perché oltre alla carta d'identità voi dovreste anche dimostrare il motivo per il quale decidete di prendere della benzina. Quindi non è più una cosa
facile da fare, anzi le forze dell'ordine sono sempre attive per poter controllare qualsiasi movimento attraverso telecamere di sicurezza e quant'altro, per fare in modo che questa cosa non succeda ancora. Ovviamente io rinnovo le mie condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso dei membri importanti per loro, e ricordo anche la Kyoto Animation, che è stata una casa di produzione che ha prodotto veramente anime eccellenti e che merita tutto il nostro rispetto. Grazie mille per tutte le emozioni che ci avete regalato. Ma rimanendo in tema Kyoto, c'è un'altra news di questi ultimi giorni. Come ben sapete, il Giappone è assediato da un sacco di turisti. Ogni anno milioni e milioni di persone decidono di visitare il Giappone, e questo è un bene, anzi grazie mille per venire qui in questo paese e visitare le bellezze che questo paese ha da offrire. Ma c'è un problema, perché molti turisti sono molto maleducati e pretendono di scattare foto o di essere abbastanza invadenti nei confronti delle maiko e delle geiko, che sono quelle che in Occidente chiamano geishe. Allora qual è la novità? La novità è che è più possibile scattare fotografie in alcune delle stradine private di Kyoto, di Gion soprattutto, che è il quartiere principale di questa bellissima città tradizionale giapponese. E inoltre un'altra delle regole importantissime è che non si può strattonare le maiko per avere una foto con loro, e non si può fotografarle senza il loro permesso. Qualora voi infrangeste queste regole, potreste pagare una multa salatissima di quasi ben 100 euro. Quindi io, ragazzi, vi invito a non fotografarle le maiko, perché non è una gara. Voglio dire, molte volte le persone fanno a gara a chi scatta la foto più bella, tanto per mostrarla in rete, ma non è quello lo scopo. Se voi vedete una maiko, guardatela bene con gli occhi, perché così vi rimane nella mente per sempre, è un ricordo indimenticabile. E soprattutto rispettate le regole, perché non c'entra niente il fatto di dire ah, ma loro vengono nel nostro paese e anche loro magari non le rispettano. Voi dovete dare il buon esempio. Fate vedere loro come si fa a comportarsi bene rispettando le regole, che sono anche ben evidenti, perché ci sono un sacco di cartelli a Kyoto dove c'è scritto no photographers, no photography, no videos. Anche a noi di Our Eyes Your Eyes è capitato tantissime volte, anche durante i nostri video li avete visti, di andare in posti dove non c'era la possibilità di scattare foto o di fare dei video. E noi semplicemente che cosa abbiamo fatto? Vi abbiamo informato di questa regola e l'abbiamo rispettata, quindi fate anche voi lo stesso, altrimenti se volete pagare, pagate la multa. Parliamo di monumenti, perché restiamo in tema Giappone, posti meravigliosi, monumenti indimenticabili. Purtroppo qualche giorno fa è scoppiato un incendio presso il castello Shuri a Okinawa, precisamente nella parte a sud dell'isola di Naha. Tra l'altro noi eravamo stati ad Okinawa qualche settimana fa, però non avevamo avuto la fortuna di andarlo a vedere, anche perché non avevamo tanto tempo. Purtroppo questo incendio ha raso al suolo, quindi ha distrutto 4.800 metri quadri di castello. Ormai non dico che è andato perduto, ma diciamo che l'80% sì, purtroppo. Questo castello era famosissimo, era considerato il simbolo di Okinawa, perché prima del 1945 stava a simboleggiare il grande impero che ci fu a Okinawa prima che cominciasse a far parte del Giappone dopo la seconda guerra mondiale. Prima di tutto voglio dirvi che questo impero era longevo, perché aveva più di 600 anni. Infatti questo castello era stato costruito in primis nel 1429, poi come vi dicevo durante la seconda guerra mondiale ci furono svariati problemi, come ben sapete, e quindi il castello fu distrutto precisamente nel 1945. Con le poche rovine rimaste il governo giapponese decise di ricostruirlo precisamente nel 1992 e lo tinsero di un rosso fuoco, tanto che, non so, vi metterò intanto la foto qui sotto, tanto per farvi un'idea. Alle 2:40 di notte di qualche giorno fa purtroppo l'incendio scoppiò e rovinò tutto, sia l'ala nord, l'ala sud, l'ala centrale. Poi il complesso principale, che è quello che sta in mezzo di tutta la struttura, è crollato definitivamente. Vi do una buona notizia: il governo comunque ha deciso che lo ricostruirà nuovamente, quindi questo simbolo di Okinawa non è tramontato, o comunque non se n'è andato per sempre, e nonostante verrà ricostruito, io penso che per tutto il popolo di Okinawa, che tra l'altro era piangente
erano tutti sconvolti. Penso che questo gesto sia molto importante e anzi grazie governo per poter fare questa opera di bene, anche perché nonostante verrà ricostruito, sempre simbolo di Okinawa rimarrà. Però ragazzi, rimanendo in tema di governo, questa settimana, come anche quella precedente, non è stata una bellissima settimana per quanto riguarda il nuovo governo approvato da Shinzo Abe, che è il primo ministro giapponese. Devo dire che non solo nei vostri paesi ci sono i ministri che truffano, ma anche in Giappone esistono. Nell'arco di una settimana ben 2 ministri hanno deciso di dare le loro dimissioni. Cominciamo subito con il ministro del commercio Sugawara, che ha deciso di dare le dimissioni a causa di uno scandalo di denaro e di regali illeciti. Non ho parole. Procediamo poi con il ministro della giustizia Kawai, che si è dimesso non tanto per colpa sua, ma per colpa della moglie, che durante le elezioni dello scorso luglio ha violato una legge elettorale, per l'appunto. Ma finiamo con il ministro della difesa Kono, che non si è dimesso, però ha dovuto porgere le proprie scuse a tutte le vittime dei tifoni e delle piogge battenti che ci sono state recentemente qui in Giappone, perché fece una battuta di basso livello, direi. La battuta in questione è: solitamente io porto pioggia e come vedete da quando sono stato ammesso al nuovo governo Abe già 2 tifoni sono arrivati più tanta pioggia. Diciamo che è stato abbastanza irrispettoso nei confronti delle persone che hanno perso la vita proprio per questo motivo. E qui il fatto di portare sfiga non è che c'entri molto, semplicemente è stata una battuta di pessimo gusto e i giapponesi si sono ovviamente lamentati. Proprio per questo il ministro della difesa Kono ha dovuto scusarsi pubblicamente davanti a tutta una conferenza stampa. Ma torniamo a parlare delle Olimpiadi, perché come vi ricordate la scorsa settimana Koike Yuriko, il sindaco di Tokyo, era assolutissimamente contraria nel far spostare la maratona olimpica da Tokyo a Sapporo. Ebbene ragazzi, sono qui per darvi la notizia ufficiale che l'IOC, l'International Olympic Committee, ha deciso di spostare la maratona da Tokyo a Sapporo. Non solo la maratona, devo precisare, ma anche la marcia. È stato deciso che anche questa disciplina sportiva venga spostata a Sapporo. Voi non potete immaginare il caos generato da questa notizia. Koike Yuriko, sindaco di Tokyo, è ancora straconvinta che le cose si sarebbero dovute fare a Tokyo, in quanto Olimpiadi di Tokyo. Però c'è anche da considerare, come vi dicevo la scorsa settimana, che durante le Olimpiadi, quindi fine luglio, inizio agosto, a Tokyo c'è un'umidità pazzesca. C'è anche da dire che gli atleti hanno dovuto fare una prova tecnica, mettiamola così, ma possiamo anche dire che era una vera e propria qualifica per le prossime Olimpiadi, e questa prova si è tenuta a Doha nel Qatar. Perché è stata scelta Doha? Proprio per cercare di capire come si sarebbero sentiti gli atleti durante la maratona, quindi durante questi 40 km, in un contesto di caldo non indifferente. E il risultato, ragazzi, non è stato dei migliori, perché un sacco di atleti hanno avuto un malore o comunque hanno avuto la pressione bassa, insomma non è stato un buon risultato, ed è per questo che l'IOC ha deciso di spostare il tutto a Sapporo. Un'altra cosa che però devo dire, e ho indagato per quanto riguarda quello che sto per dirvi, è che Koike non ha tutti i torti. Dal canto suo il sindaco di Tokyo dice: io non è che non sarei stata d'accordo a spostare il tutto a Sapporo o in un'altra regione, mi avrebbe fatto piacere, però quello che mi ha dato sui nervi è che nessuno mi abbia detto niente fino al giorno stesso in cui mi è stata comunicata la cosa, e in quanto sindaco di Tokyo, in quanto moderatore e super organizzatore di questo grandissimo evento mondiale, insomma mi sarebbe piaciuto saperlo in anticipo e non come tutta la stampa o come tutta la gente comune, ecco, mettiamo così. E non le do tutti i torti, quindi secondo questo punto di vista per me lei ha ragione. Dall'altro lato capisco anche l'IOC che dice:
non vogliamo far compromettere la salute dei nostri atleti che decidono di partecipare alla maratona perché dobbiamo farla per forza a Tokyo. Precisamente 2 giorni fa c'è stato l'ultimo meeting che ha racchiuso tutte le parti più importanti di questa grandissima organizzazione che è Tokyo 2020. E durante questo ultimo meeting Koike Yuriko ha detto però una cosa: questa mattina, prima che ora voi stiate decidendo, come sempre per conto vostro, che Sapporo è la soluzione migliore, mi è arrivata una mail dal presidente ufficiale dell'IOC che mi diceva: però potremmo trovare un'altra soluzione, ovvero non farlo magari a luglio e agosto, ma spostarlo direttamente una volta che queste Olimpiadi sono finite, anche perché ci sono le Paraolimpiche, quindi l'evento non finisce lì. Magari si poteva trovare una soluzione diversa e quindi dire: ma invece di farlo a luglio e ad agosto, meglio spostarlo, che ne so, ad ottobre, potrebbe essere una soluzione, e quindi tenere la maratona e la marcia a Tokyo. Poi non si sa com'è finita questa situazione, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Sapporo è stata scelta e devo dire che i cittadini di Sapporo sono tutti felicissimi di aiutare Tokyo in questa situazione. Ultima cosa, ma non meno importante, che Koike Yuriko ha voluto dire, quasi come se fosse una frecciatina, ha detto: va bene, tra 4 anni le Olimpiadi saranno a Parigi e tra 8 anni saranno a Los Angeles. Allora anche a Los Angeles dovrete prepararvi a spostare la maratona, perché anche a Los Angeles fa un caldo pazzesco d'estate. Su questo voglio essere chiara. Ovviamente la tipologia di caldo è totalmente diversa, perché mentre a Los Angeles c'è un caldo di tipo secco, a Tokyo c'è un caldo di tipo umido, quindi sono 2 contesti completamente diversi, anche se sono d'accordo, devo essere sincera con lei, perché sicuramente anche in quel caso dovranno spostare questa disciplina, altrimenti come si fa? Ma ragazzi, ora è subentrato un altro problema, sempre riguardante le Olimpiadi, perché un politico, ovvero Matsuzawa, ha detto: no, ma guardate che anche il golf può subire dei danni, nel senso che gli atleti che praticano il golf durante le Olimpiadi potrebbero avere dei problemi sempre a causa di questo caldo infernale umido. Quindi potete spostare anche la disciplina del golf, che ne so, a Nagano, oppure ad Hakone, oppure in Hokkaido? Ragazzi, ma allora se dobbiamo spostare tutto, perché abbiamo deciso di fare le Olimpiadi a Tokyo? Oppure perché non decidete di fare le Olimpiadi verso ottobre, quando si sta bene, c'è una bella arietta e non ci sono problemi? La risposta a tutto questo l'ha data proprio il capo ufficiale della Commissione internazionale delle Olimpiadi, che ha detto: però se dovesse arrivare un tifone, che si fa? Come sapete, c'è stato Halloween il 31 d'ottobre scorso e ovviamente, se voi siete amanti del Giappone, sapete benissimo che uno dei centri principali di Tokyo, ovvero l'incrocio più famoso del mondo, quello di Shibuya, è stato allestito per la parata barra party di Halloween, come tutti gli anni. Quest'anno c'è stata una regola in particolare, ovvero non procurarsi alcolici durante la parata e quindi durante tutta la festa, e fare in modo che tutti i combini, quindi tutti i convenience store e tutti i supermercati limitrofi non potessero vendere alcol. Devo dire che la cosa ha funzionato, perché nonostante il numero delle persone fosse leggermente diminuito rispetto all'anno scorso, ci si è divertiti, tutti erano in maschera, ma soprattutto i rifiuti sono stati smaltiti nel giro di pochissime ore e il mattino seguente Shibuya era perfetta. Quindi questo Halloween è stato decisamente migliore dell'anno scorso, anche grazie a questa nuova regola che io sinceramente approvo al 100%. Dal 1° novembre, sempre rimanendo in tema Shibuya, è stato aperto un building altissimo, nuovo, tutto nuovo di zecca, alto 230 metri e chiamato Shibuya Scramble Square. Voi potete prenotare il vostro biglietto sia online, o comunque potete arrivare lì presso le varie casse che trovate al primo piano, e potete avere la possibilità di andare all'ultimo piano con terrazza tutta vista a 360 gradi e godervi il panorama fantastico e infinito, direi, perché delle volte a Tokyo non vedi neanche la fine di Tokyo. Io ve lo consiglio perché oltre all'ultimo piano,
con la terrazza vista a 360 gradi, potete anche trovare un sacco di ristoranti, un sacco di negozi, ben 213 in totale, quindi insomma, se venite a Tokyo e piove, una soluzione potrebbe essere passare da questo building che è veramente enorme, vista spettacolare, io ve lo consiglio. Noi andremo di sicuro, promesso. Ma parliamo di cinema, perché come sapete, o forse non lo sapete, la scorsa settimana c'è stato il Tokyo Film Festival, quella grande kermesse, un po' come Cannes, un po' come Venezia, insomma, questi film festival che sono molto attesi e molto ricercati, soprattutto a livello di social network, eccetera, eccetera. Bene, dovete sapere che è nata una polemica, perché durante il Tokyo Film Festival doveva essere trasmesso il film coreano che riguardava le comfort women. Cosa sono le comfort women? Sono quelle donne che in periodi di guerra, della seconda guerra mondiale, venivano costrette a lavorare in Giappone, logicamente, nei bordelli. Ecco, è una situazione un po' particolare perché vi ricordo che ora c'è un clima abbastanza teso tra Giappone e Corea del Sud, ma questo è un argomento abbastanza vasto che non posso trattarvi ora, in quanto sennò il video durerebbe 30 anni. Ma comunque dovete sapere che questo film, il Tokyo Film Festival, ha deciso di non trasmetterlo e subito sono nate grandissime polemiche a riguardo, perché molte persone hanno sostenuto: beh, allora è un po' come mettere a tacere il tutto, questa non è democrazia, se tu decidi di non trasmettere un film di questo tipo dove viene rivelata la verità, secondo ovviamente i sudcoreani, questa è motivo di scontro perenne. Logicamente le cose non stanno andando bene, ma questa diciamo che è stata la ciliegina sulla torta mega galattica di queste ultime settimane, settimane di scontro vero e proprio tra i due paesi asiatici. Staremo a vedere come andrà la situazione, io vi aggiornerò molto volentieri. Rimaniamo in tema di cinema perché devo darvi l'annuncio, purtroppo, che una delle attrici più famose qui in Giappone all'età di 88 anni si è spenta. Lei è Yachigusa Kaoru. Non so se sapete chi sia, ma devo dire che qui in Giappone lei è famosissima, era e lo è tuttora. Lei ha partecipato in tantissimi film e dorama giapponesi, anche molto molto famosi, quindi anche in questo caso Kaoru-san arigatou gozaimashita. Parliamo di sport perché la scorsa settimana vi ho parlato del rugby, ma questa settimana devo parlarvi del pattinaggio artistico su ghiaccio, perché ragazzi, Hanyu Yuzuru ha vinto il Grand Prix del Canada. Dovete sapere che settimana scorsa si è tenuto appunto in Canada il Grand Prix di pattinaggio sul ghiaccio. Yuzuru, ragazzi, ha stracciato tutti con ben 322 punti,59, un record in assoluto, e devo dire sono contentissima perché Yuzuru è fighissimo, elegantissimo, bellissimo anche solo da guardare mentre pattina, ha un'eleganza innata e quindi complimentoni, sei fortissimo. Ma non è l'unica bella notizia, perché sul podio al terzo posto è finito anche Keiji Tanaka. Fantastico, quindi il Giappone era doppiamente sul podio. Complimentoni ad entrambi. Dulcis in fondo, è il momento di parlare di anime e la prima notizia che vi voglio dare è che il 15 maggio 2020 esce il nuovo film di Doremi. Non so se in altri paesi è famoso come anime o come storia, ma in Italia lo conoscono tutti. Na 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 na. Non posso sempre cantare per lo stesso motivo, ma mi avete capito. E quindi nuova storia, nuovi personaggi per celebrare il 20° anno di questo anime, di questa storia. Veramente molto interessante anche la grafica, eccetera eccetera, quindi io vi consiglio di andarlo a vedere, soprattutto se avete amato Doremi nella vostra infanzia o se vi ha accompagnato durante i lunghi pomeriggi di estate, d'inverno, d'autunno, di primavera, insomma di tutto l'anno. Io andrò sicuramente a vederlo. Non so se il Sensei deciderà di venire con me, ma forse potrei anche costringerlo, vediamo un po'. Chiudo in bellezza con lui, l'inimitabile Tomino Yoshiyuki. Per chi non lo sapesse, Tomino Yoshiyuki è il creatore di Gundam. E come forse sapete, il 29 novembre di quest'anno esce l'ultima pellicola collection di Gundam e tutti stanno attendendo questo film perché, come ben sapete, anche qui a Tokyo o anche qui in Giappone ci sono un sacco
un sacco di fan del Gran Robot Gundam. Ma non voglio parlarvi di certo di questo, io voglio parlarvi dell'ultima intervista che Tomino ha fatto per un giornale giapponese qualche giorno fa. Insomma, si è scagliato contro Makoto Shinkai, che oltre a definirlo uno dei suoi rivali contemporanei, ha anche detto: ma i suoi film non è che mi piacciono tantissimo, perché non c'è una componente fisica tra i due protagonisti, e ha fatto delle battute abbastanza, insomma, non saprei come definirle, un po' scurrili, però in sostanza dice tra i due personaggi principali, che solitamente sono un ragazzo e una ragazza, l'unica cosa che sanno fare è stringersi la mano, niente di più, quando invece mi piacerebbe vedere qualcosa di un po' più fisico, che ne so, un bacio, qualcosa di questo tipo. Ha anche aggiunto: Makoto Shinkai è giovanissimo, quindi sono sicuro che probabilmente in futuro potrà capire quello che intendo. Vediamo se Makoto Shinkai accetterà questo guanto di sfida da parte di Tomino Yoshiyuki, e intanto andremo a vedere anche il film di Gundam, perché il Sensei adora Gundam. Bene ragazzi, questo è tutto per questa settimana. Scusate, il video è lunghissimo, ma ci sono state tantissime novità. Io vi aspetto settimana prossima con un nuovo appuntamento di Last Week in Japan e vi mando un bacio. Iscrivetevi al canale, seguiteci sui nostri social media. Ciao ragazzi e alla prossima settimana. Bye!